Do ancora il benvenuto a tutti a questo terzo webinar offerto da Kaira Jewel sul tema come affrontare al meglio situazioni che ci mettono alla prova. Welcome everybody again to this third webinar offered by Kaira Jewel on the topic Skillfully Moving Through Challenging Times. Grazie a tutti che vi state collegando, grazie a Kaira che è connessa con noi dallo Sri Lanka e ci offre questa sera il suo insegnamento, e grazie ad Anita che ci offre la traduzione in italiano e a Margherita che è anche lei qui al Centro Avalokita e che ci aiuterà poi per le domande e le risposte. Thanks to all of you for being connected. Thanks to Kaira for offering her teaching from Sri Lanka. Thanks to Anita for offering us the Italian translation, and to Margherita who is here in Avalokita Center too, and at the right moment will help us with the question that will be asked to Kaira. Vi ricordiamo come sempre che se per qualunque motivo non riuscite a seguire l'intero webinar, poi sarà disponibile la registrazione sul canale YouTube. We remind you that as always, if for any reason you cannot follow the entire webinar, the recording will be available in the coming days on the YouTube channel of Avalokita Center. E come sempre vi ricordiamo infine che questo webinar è offerto in uno spirito di generosità, tutti sono invitati a partecipare e invitiamo quindi coloro che possono in questo momento, che possono farlo, a offrire una donazione per sostenere Kaira Jewel in modo che possa continuare a offrire questi insegnamenti. Finally, we remind you that this webinar is offered in a spirit of generosity and everyone is welcome to participate regardless of finances. For those who can, as always, we invite you to offer a donation to support the teachers so that these teachings can continue to be offered. In the chat area, we are sending you the ways in which you can support. Thank you. Vorrei invitare, se vuole, Anita a dire qualche parola, come sempre, a raccontarci qualcosa, a presentarsi. I would like to invite Anita to say something and introduce herself for those who are new, per coloro che sono nuovi. Grazie Stefano, di nuovo è un piacere essere qui, è un piacere essere qui con Kaira per continuare questo cammino insieme come un grande abbraccio intorno al mondo, e insieme a noi c'è sempre Tai che ci ha unito, che ci porta insieme, è tutto qui. Grazie. Non ti sentiamo più, Stefano. Sei Sì, dicevo grazie Anita, lasciamo ora la parola a Kaira. Thank you Anita, and we hand it over to Kaira now. E buon incontro a tutti qui da Letizia, da me e da Margherita che ci ritiriamo dietro le quinte. Grazie. Okay. Very good to be with you all here this evening. Grazie, è molto bello essere qui insieme stasera. This evening I would like to focus on how we can take care of difficult emotions. Stasera vorrei concentrarmi su come possiamo aver cura delle emozioni difficili. And then I'll give some teaching on this topic, and then we'll have time for discussion and questions and answers. E darò un insegnamento su questo tema e poi avremo del tempo per domande e risposte. And I just want to make sure if you could let us know if the sound is good for you. Just a few people, if you could just let us know in the chat that you're hearing us well. Okay, great. Yeah. Great. Shall I ask? Okay. I think it's good. It's okay. People are sharing. Great. Thank you. So we'll do a meditation where I'll invite you to bring up a difficult emotion. And I'll just ask you to bring up
something that feels manageable rather than something that feels super overwhelming right now. Quindi nella meditazione che vi propongo stasera vi chiederò di portare alla memoria un'emozione per voi difficile, però comunque che riguarda una situazione gestibile, non qualcosa di estremamente impegnativo per voi. Quindi un'emozione, una situazione che in qualche modo vi causa difficoltà, ma che sentite essere capaci di gestire. And of course we'll be supporting each other. You won't be on your own with this feeling. E ovviamente siamo qui insieme, quindi vi sentirete sostenuti, non sarete da soli con la vostra emozione durante questo processo. But I also want to let you know that at any moment in the meditation you can do whatever you need to do to take good care of yourself. Vi voglio anche far sapere che in qualsiasi momento durante la meditazione potete fare tutto ciò che sentite necessario per avere buona cura di voi stessi. If that means opening your eyes, if you had them closed or moving, or just looking around the room and noticing the different colors, the different textures around you. Questo potrebbe essere aprire gli occhi, se li avevate chiusi avete il bisogno di sentirli aperti, piuttosto che guardarvi intorno e notare i colori intorno a voi, notare la textura, la consistenza delle cose che vi circondano. So at any point, if you are finding that it's not supportive of you, if it's not supportive to do this practice, just stop and you can bring your attention to something else. Quindi in qualsiasi momento durante questa meditazione, se sentite che non vi sta sostenendo, non è di sostegno per voi, allora potete appunto anche spostare lo sguardo su qualcos'altro. Okay. So I invite you to come into a comfortable position. Vi invito a trovare una posizione comoda, allowing the body to open and settle. permettendo al corpo di sentirsi aperto e al tempo stesso di riposare. And just feeling the weight of your body. Sentite il peso del corpo. And also feeling the stability and the solidity of the earth that's supporting you. E sentite anche la stabilità e la solidità della terra che vi sostiene. That you can really allow the weight of your body to give itself to the support of the earth. E sentite che potete veramente lasciare il peso del vostro corpo al sostegno della terra. So letting your body rest into the embrace of the earth. Lasciamo il corpo riposare nell'abbraccio della terra.
And maybe there's something that comes to mind that you feel grateful for, or in some way that inspires you. Forse c'è qualche pensiero che viene alla vostra mente verso il quale o la quale siete grati. Maybe something that inspires you or brings you joy. Può essere qualcosa che vi ispira, vi dà senso di gioia. Something that's going well in your life, even amidst all this difficulty. Qualcosa che nonostante tutte queste difficoltà sta andando bene nella vostra vita. Let that nourish you. E lasciatevi nutrire da questo. With that sense of joy or gratitude, let your attention move through your body now. Con questo senso di gratitudine presente, lasciamolo come pervadere e muoversi attraverso il nostro corpo. Releasing places of holding or tension in the face. Lasciando andare le tensioni trattenute nella faccia, nel viso, In the jaw. nella mascella, In the shoulders. nelle spalle, In the belly. nell'addome, nella pancia. Any other places that might need your attention. O in qualsiasi altra parte del corpo che richiama la vostra attenzione. So notice if there are places in the body that feel good, that feel pleasant, or even neutral, where things are just okay. Notate se ci sono parti del corpo che vi rimandano una sensazione piacevole o anche semplicemente neutra. Now bring to mind a slightly difficult or challenging moment that you experienced recently, not a traumatic one. Ora portiamo alla mente un'esperienza leggermente difficile, non un'esperienza traumatica, di cui avete fatto appunto l'esperienza recentemente, che avete vissuto recentemente. We just want to begin with something that's easier, not the hardest thing. Vogliamo iniziare con qualcosa di più semplice, non con la sfida più difficile. So visualize yourself back in that situation when you were having a lot of difficulty. Visualizzatevi in quella situazione, in quel momento in cui eravate in difficoltà.
And notice what the emotion or emotions were that were arising in that moment. E notate quali erano le emozioni o le emozioni che sorgevano in quel momento. Was it anger? Was it worry? Was it fear? Era rabbia, era preoccupazione, era paura. Was it fear, sadness, doubt, shame? Era tristezza, dubbio, vergogna, Disappointment, or maybe something else? disillusione oppure forse qualcos'altro? Whatever it was, notice as you feel yourself back in that situation, notice how it feels, that emotion. Qualsiasi cosa fosse, mentre vi state rappresentando in quella situazione, notate con più attenzione quale emozione scaturiva, quale emozione era presente And how it feels. e come la sentite, che sensazione vi dà. What are the qualities of this emotion? Quali qualità porta questa emozione? How does it feel in your body? Come la sentite nel vostro corpo? So allow mindfulness to also come up now and be with your emotion. Allora permettete alla consapevolezza di essere presente anch'essa ora ed essere e stare con questa emozione. With mindfulness, you breathe in and out, recognizing the emotion and calling it by name. Con consapevolezza inspiri ed espiri, riconoscendo la emozione che si affiora, sta fiorendo in te e chiamandola con il suo vero nome. Becoming familiar with it. E divenendone familiare, facendoci amicizia. Staying present with it with kindness. Rimanendole accanto, presente, con gentilezza. As you breathe in and breathe out, stay focused on what you experience in your body. Mentre inspiri ed espiri, rimani focalizzato di cui stai facendo esperienza nel tuo corpo, ciò che stai provando nel tuo corpo. Mindfulness, awareness
It offers acceptance to this painful emotion. La consapevolezza offre accettazione a questa emozione dolorosa. While part of you may want to run away from the pain, mindfulness is here and is helping you to give it space, to offer it friendship. Mentre una parte di te vorrebbe scappare via dal dolore, la consapevolezza è qui presente e gli offre la sua presenza amichevole. Feel yourself opening to accept and befriend this painful emotion. Sentite che vi state lentamente aprendo ad accettare e a fare amicizia con questa emozione. As you gently open to your experience, you can embrace this painful part of you. Man mano che vi aprite con delicatezza a fare questa esperienza, potete abbracciare questa parte di voi, questa esperienza dolorosa che è in voi. So opening your arms to it and offering love and care, just like you'd hold a baby that's crying and needs your compassion. Aprendo le braccia e tenendola a voi come terreste un piccolo bambino che sta piangendo e che ha bisogno della vostra presenza, della vostra compassione. As best you can, try to release any judgment toward your emotion and offer it tenderness. E cercate, al meglio che potete, di offrire tenerezza a questa vostra emozione. You could say to it, "My dear emotion, I'm here for you, holding you." E potreste dire, cara emozione, sono qui per te e ti sto sostenendo, ti sto abbracciando. I will take good care of you. I won't leave you or abandon you. Avrò buona cura di te, non ti lascerò, non ti abbandonerò. I will push you away. Non ti spingerò via. So let yourself express whatever wants to come, whatever arises. Let yourself express it to this part of yourself that has been rejected many times. Quindi lasciatevi esprimere tutto ciò che affiora in voi, lasciatevi esprimere qualcosa che sorge spontaneo verso questa parte che avete solitamente sempre rifiutato. Take some deep breaths as you bring an attitude of embracing to this part of yourself and feel your body.
Fate qualche respiro profondo mentre portate questo atteggiamento di abbraccio all'emozione e al vostro corpo. And now see if you can turn with interest to explore what this emotion has come to teach you. E ora vedete se riuscite a guardare con un senso di interesse verso ciò che questa emozione vi ha portato, vi ha insegnato o vi vorrebbe insegnare. What wisdom does it hold? Quale saggezza porta con sé? Maybe there's some part of it that reveals itself to you that you hadn't seen or understood before. Forse sta rivelando una parte di sé che prima di adesso non avevi scorto. Look deeply into it to see it more clearly. Guardaci dentro in profondità per vedere con più chiarezza. What might this emotion need or want from you right now? Cos'è che questa emozione vuole o da te o vorrebbe da te in questo momento? O ha bisogno di ricevere da te in questo momento? Beautiful, really good practice. Bello, bellissimo, una bella pratica. So let yourself now settle back and rest, opening to whatever is here in your body. Lasciatevi ora piano piano riaffiorare, aprendovi a tutto ciò che c'è nel vostro corpo, che sentite nel vostro corpo. And what's here in your awareness after doing this exercise. E a ciò che è presente nella vostra consapevolezza dopo aver fatto questo esercizio. Just allowing the insights to rest and integrate in you. Permettendo a queste intuizioni di sedimentarsi e integrarsi in voi. And as you're ready, you can open your eyes. E quando siete pronti, potete aprire gli occhi.
So, as we are all encountering a time of huge disruption and crisis, it's inevitable that there are strong emotions that are coming up in each of us. Quindi è inevitabile che forti emozioni nascano in noi In this time of crisis and disruption. in questo periodo di crisi e di disfunzione, diciamo, dell'andamento usuale. So this meditation that we did, it comes from an understanding of how our mind works that's very helpful from Buddhist psychology. Allora, questa meditazione che abbiamo appena fatto proviene dalla comprensione del funzionamento della mente dato dalla psicologia buddista, which offers a model of the mind that divides the consciousness into two layers, upper and lower. Nella psicologia buddista viene offerto un modello della mente che divide la mente appunto in due livelli, uno superiore e uno inferiore. So the upper layer is the mind consciousness, it's our waking mind, and the lower layer is store consciousness, like the unconscious mind in Western psychology. Quindi nello strato superiore si trova la mente conscia, mentre la mente quindi attiva, presente, cosciente, mentre nello stato inferiore si trova la mente che nella psicologia occidentale viene chiamata inconscia. And it's called store consciousness because it stores all of the potentialities of our mental states in the form of seeds. Che si chiama appunto coscienza deposito, perché agisce da deposito per tutte quelle formazioni mentali che vengono depositate sotto forma di semi all'interno della mente. And these seeds, they sleep in the depths of our mind until they're awakened and they become the energy of that mental state. E questi semi riposano nella profondità della nostra mente, come nella profondità della terra di questa coscienza deposito, e vengono risvegliati solo nel momento in cui emergono solo quando vengono risvegliati. A quel punto vengono alla luce, alla parte superiore della mente. So there are many kinds of seeds in store consciousness. There are wholesome seeds like mindfulness, generosity, forgiveness. Ci sono molti tipi di semi nella coscienza deposito, semi salutari come il seme della consapevolezza, della gentilezza. And then there are unwholesome seeds that like greed, ignorance, hatred. E poi ci sono semi non salutari come l'avarizia, la rabbia, l'odio. And all of us have all of these many types of seeds. E tutti noi abbiamo questo ventaglio di possibilità di semi in noi. So once a seed wakes up and moves from, we could also talk about it as the basement, moving up into the living room. Una volta che il seme si risveglia e viene su possiamo chiamare dalla cantina, nel sottoscala, e sale su nel salotto. It's no longer sleeping and it's activated as a mental state that impacts our bodies and changes our physiology.
Allora, in quel momento in cui quel seme è presente nel nostro soggiorno, della nostra casa, quel seme non è più dormiente, ma è stato attivato e quindi ha degli effetti sulla nostra mente, sul nostro corpo. So suddenly we have a guest in the living room, and depending on which guest it can make our living room pleasant and cozy or very unpleasant and tense. E così improvvisamente abbiamo un ospite nel nostro soggiorno e a seconda di chi è questo ospite può rendere l'atmosfera molto piacevole e piacevole, oppure può renderla molto tesa. So if the seed of fear or worry is watered, it wakes up from the sleeping state and it becomes the energy of fear, the mind state of fear. Quindi se è il seme della paura a essere annaffiato, a essere richiamato alla presenza, sarà l'energia della presenza a emergere nello stato mentale cosciente. So it becomes the energy of fear. E così diventa l'energia della paura. So we feel blood flowing to different parts of our body in response to that fear. Some part of our body starts to shut down because we're getting ready to fight, or we're getting ready to flee, or we're going to freeze. E quando stiamo provando la paura, l'emozione della paura, sentiamo come il sangue si muove all'interno del nostro corpo, sentiamo l'impulso a correre, a scappare, oppure l'impulso a bloccarci, a immobilizzarci. So if we're not aware when this emotion arises into the living room, it can take us over and make us do things and say things that aren't really helpful for us or other people. Se non siamo consapevoli di quando questo seme emerge e arriva nel nostro salotto, allora possiamo esserne appunto presi alla sprovvista e essere sovraffatti da esso e quindi agire in modi che non sono magari benefici a noi stessi o ad altri. So every minute that we spend consuming and expressing and being in the grips of fear makes the seed of fear grow bigger down in the basement. E ogni istante che passiamo parlando di paura o consumando paura o sentendoci comunque sotto le grinfie della paura, fanno sì che i semi della paura nella cantina che è in noi vengono alimentati. So the next time something happens to trigger our fear, it comes up faster from the basement, it's more intense, and it lasts longer. E così facendo, la prossima volta che qualcosa spunterà, cioè farà emergere il seme della paura, la paura emergerà come energia ancora più forte, ancora più pervadente. And if we keep allowing the seed of fear to be watered, either from ourselves or from our environment, then we get stuck in a cycle, an unhealthy cycle, where it gets bigger and bigger every day, and it arises and it gets stronger and stronger, and then it gets bigger because we keep letting it come up and take us over. E così se continuiamo a sostenere questo seme della paura, alimentare questo seme della paura in noi, o lasciamo che altri lo alimentino in noi, allora questo ci porta a un circolo vizioso dove alla fine siamo bloccati in un elemento sempre più
preponderante, dove abbiamo sempre meno possibilità di, appunto, riportarlo a uno stato di quiete, di dormienza. This is detrimental to our bodies and our minds, and our nervous systems aren't designed for that kind of stress, constant chronic stress. E questo è nocivo per il nostro corpo e per la nostra mente, perché ci trattiene sotto uno stato di stress costante per il quale la nostra mente e il nostro corpo non sono fatti. So we also have a seed of mindfulness in our store consciousness, and we can bring this seed up whenever we want. Nella nostra coscienza deposito è presente anche il seme della consapevolezza, e anche questo seme lo possiamo evocare in qualsiasi momento noi vogliamo. It's always there, it's always available to us. È sempre lì, è sempre disponibile per noi. Just one mindful breath in and out, or one step made in awareness, it's enough to bring up the energy, the seed of mindfulness. Un respiro consapevole, un passo fatto in consapevolezza sono abbastanza per richiamare l'energia, la presenza della consapevolezza in noi. Then it comes up and it's present in the living room. It has a beneficial effect in the living room. E a quel punto la consapevolezza dalla cantina sale su, entra nel salotto e porta la sua presenza benefica a tutta la casa. It has a refreshing and soothing effect on the body and the mind. Porta con sé un effetto calmante e rinfrescante a corpo e mente. And it brings an attentiveness, a curiosity, a friendliness to our experience. E porta un'amichevolezza e un senso di attenzione alla nostra esperienza, a ciò che stiamo vivendo. I remember once I woke up like in the middle of the night and I started to have a lot of worries, a lot of things I was concerned about running through my head. Mi ricordo una volta che mi sono svegliata in mezzo alla notte, ho iniziato a pensare a tantissime cose, avevo tantissime preoccupazioni che come se correvano su e giù per la mia mente. And for maybe 15 minutes I was just held prisoner by these worrisome thoughts. E per un quarto d'ora circa sono rimasta prigioniera di queste preoccupazioni, di questi pensieri. I wasn't aware that I had been taken over by the energy of worry. Non ero in quel momento consapevole che ero stata portata via dall'energia della preoccupazione. But luckily, after 15 minutes, mindfulness suddenly woke up and it also came up into the living room. Ma fortunatamente, dopo un quarto d'ora circa, la consapevolezza improvvisamente si è risvegliata e anche essa è venuta in salotto. And if this was worry and this was mindfulness was able to say, "Oh, hello, worry, I see that you're there." E se il pugno era la preoccupazione e la mano aperta era la consapevolezza, allora la consapevolezza ha detto: "Ah, vedo che ci sei." And mindfulness came close to worry and was just interested in it and being friendly towards it. E così la consapevolezza si è avvicinata alla preoccupazione
con un atteggiamento così di tenerezza, di cura, di interesse. Because without mindfulness, we tend to do one of two extremes. We either push away our painful emotion or it takes us over. Perché senza consapevolezza possiamo tendere a fare una delle due cose, o ci avviciniamo all'emozione dolorosa, oppure questa tende a allontanarci. O ci avviciniamo o ci allontaniamo da essa. But with mindfulness, we have a third option, which actually leads us to transformation and to peace. Ma con la consapevolezza abbiamo una terza opzione, che è quella che di fatto ci porta verso la trasformazione e verso la pace. We can embrace any of our strong emotions, and as soon as we notice that it's arisen, we can be there for it, we can take care of it. Possiamo abbracciare qualsiasi delle nostre emozioni forti appena le vediamo spuntare. So we can say to ourselves, breathing in, I know I'm afraid. Breathing out, I'm here for my fear. E così possiamo dire a noi stessi, inspirando, so che ho paura, espirando, sono qui per la mia paura. We don't deny it, and we don't try to distract ourselves from it with technology or by consuming something. Non la neghiamo e al tempo stesso non cerchiamo di distrarci attraverso cibo o attraverso tecnologia o letture o altro. We turn towards it, we face it. Ma ci giriamo verso di essa. And it can really help if we notice how it feels in the body and where we feel it. E può veramente aiutare sentire dove la sentiamo nel corpo. And when we do this, immediately our painful emotion begins to settle down because we're no longer pushing it away. E quando riusciamo a fare tutto ciò, allora possiamo veramente iniziare a notare un cambiamento, perché non la stiamo spingendo via, non la stiamo negando. So in my case, as soon as I noticed, oh, this is worry, mindfulness was suddenly in the living room as well. And then my worry started to calm down immediately. Quindi, tornando al mio esempio, quando ho notato attraverso la consapevolezza, questa è preoccupazione, allora in quel momento le cose hanno iniziato a cambiare. Because I wasn't anymore identified with my worry. Mindfulness was there, so there was something to take care of the worry. It wasn't by itself in the living room. Perché in quel momento la preoccupazione non era più sola nel soggiorno, non ero più identificata con la mia preoccupazione, ma c'era quest'altro elemento, ovvero la consapevolezza, che poteva avere cura della preoccupazione. Erano insieme lì nel mio soggiorno. So in the living room there was some adult supervision. Così nel soggiorno c'era una supervisione di adulti. So I'll just go through the steps that we did in the meditation so you can remember them and use them whenever you need them. Così riassumerò i passi che abbiamo fatto durante la meditazione poc'anzi, in modo che li potete, ripassandoli, ricordare per poterli riusare. First, mindfulness recognizes the emotion. Il primo è che la consapevolezza riconosce l'emozione. Second, it accepts it. It gives it space to be there, permission to be there. Secondo, la accetta e le dà spazio per esserci, le dà la possibilità di essere presente. It doesn't mean we let it take us over, but it means we don't judge it or deny it or try to push it away.
Questo non vuol dire che le lasciamo tutto lo spazio perché ci inondi, ma piuttosto che la vediamo così com'è, nello spazio in cui è. And the third step is we embrace it. We hold it and we rock it like taking care of a crying baby. E il terzo passo è che la abbracciamo e la culliamo come un piccolo bebè che vogliamo cullare e calmare. As it calms down, it starts to reveal itself to us. We can see more aspects of it that we couldn't see at the beginning. E man mano che inizia a calmarsi, iniziamo a notare altri aspetti di essa che prima non potevamo vedere. Quindi iniziamo a conoscerla, a comprenderla in un modo più approfondito. So the fourth part of the meditation is that we look deeply, we begin to understand it. E quindi la quarta parte della meditazione è che guardiamo in profondità e iniziamo a comprendere. And every time we do this process with any of our unwholesome emotions, they get smaller and smaller in the root, in the store consciousness. E ogni volta che facciamo questo processo con tutte le nostre emozioni forti, piano piano i loro semi, le loro radici iniziano a essere sempre più piccole lì nella coscienza deposito. So the next time something happens that touches off our fear, it's a little bit less and it doesn't last as long, it goes back down quicker. E così che la prossima volta che qualcosa tocca la nostra paura, il nostro seme di paura, allora ci vorrà un po' più di tempo, durerà un po' più a lungo finché non verrà in superficie. Can you hear me? So we become more, yes. So we become more and more free of that emotion. E così diventiamo sempre più liberi da quell'emozione. I'm going to read you a quote from Dan Emmons, and I'll put this in the chat, Anita, so it's easier to translate. Vi leggerò un scritto di Dan Emmons. So he says, what most needs attention is the part of us that we seek to avoid feeling. When we have tended to that, we are changed, and the world changes with us. I was looking at the wrong chat. Ciò di cui ciò che ha più bisogno di attenzione è la parte di noi che cerchiamo di evitare. Cerchiamo di evitare di sentire, scusate. Quando ne abbiamo avuto cura, allora siamo sfidati e il mondo cambia con noi. Non siamo sfidati, siamo cambiati e il mondo cambia con noi. So I thank you for your attention, and we'll look at your questions now. If you have any questions or any things you'd like to explore more together. E grazie per la vostra attenzione. Adesso guarderemo le domande, se avete qualche domanda da fare o qualche punto che volete approfondire. Thank you, Renata.
Looks like we have a question. Okay. Okay. From Pamela. Do you see that question? Yeah. Okay. Can you, do you want to read it in Italian and then say it in English? Yes, allora è molto chiaro, grazie. Se l'emozione non mi spaventa più dopo la pratica, ma rimane chiara e non cambia, posso in merito a quella emozione chiara prendere decisioni e comportarmi di conseguenza? Per esempio, perdendo un'amicizia o chiudendo un rapporto. So, if the emotion in question does not scare me any longer after the practice, but remains clear and doesn't change, then can I make decisions and behave? For example, this is related to losing a friendship or quitting a relationship. So if the emotion is still present, but I'm more clear about it. Can I make decisions based on it? Mm-hmm. Mm-hmm. So I think what's important here is to know that none of our difficult emotions are wrong or bad, and they have really important things to bring into our awareness. Allora, nessuna emozione, per quanto difficile, è buona o cattiva, quindi ognuna ha qualcosa da portare al nostro vissuto. So are these difficult emotions, like anger, like fear, they may be there for a really good reason. So we don't want to discriminate against them or try to suppress them, but we need to try to listen to the wisdom that they're bringing us. Quindi quando c'è un'emozione forte è lì per una buona ragione, quindi non dobbiamo avere un atteggiamento discriminatorio nei suoi confronti, non dobbiamo cercare di sopprimerla, ma cercare di comprenderla in qualche modo. So sometimes if we are finding ourselves ending a relationship or a friendship, it might be because our boundaries were not respected. And so anger or disappointment is there to help protect us, to help us make clear boundaries. Allora, a volte, per esempio, nel vivere una separazione o nel chiudere una relazione, forse questo è stato dovuto al fatto che non abbiamo permesso a dei confini tra me e l'altra persona di essere mantenuti, e quindi l'emozione che sorge in realtà è lì a proteggerci, ha una ragione d'essere. So, but we need mindfulness to help us discern, because sometimes those emotions are also very much caught up in wrong perceptions about us, about the other person. So we need to be careful. Ma abbiamo bisogno della consapevolezza, della presenza della consapevolezza perché ci aiuti a discernere, perché molto spesso quando ci sono forti emozioni c'è anche una percezione erronea che sta lavorando in noi. So I think it's possible to make decisions with this emotion still there, but as long as mindfulness is also there. Quindi credo che sia possibile prendere decisioni giuste, anche se l'emozione è ancora presente, ma solo se la consapevolezza è anch'essa presente. And it's helpful to have the Sangha eye
if we can, to have other people who we trust to also maybe help us discern what's wise action in this kind of circumstance. Ed è importante avere anche l'occhio del Sangha in modo da poter discernere meglio cos'è l'azione più giusta da intraprendere, quindi avere il supporto di altre persone che stanno, diciamo, praticando nella stessa direzione, che stanno applicando la consapevolezza nello stesso modo. So I just want to say I'm so happy that there are all these wonderful questions coming in. Voglio dire che sono molto felice che ci sono tutte queste bellissime domande in arrivo. So we'll carry on for another 15-20 minutes, and there's probably more than we can get to tonight. So the final webinar in this series next week, we will dedicate to answering all of these questions, whichever ones we don't get to tonight. Quindi ora andremo avanti ancora per circa un quarto d'ora, 20 minuti, oltre il tempo, e però poi il prossimo incontro della settimana prossima lo dedicheremo a rispondere a tutte le domande che arrivano. So we have another question from Massimo. Abbiamo un'altra domanda da Massimo, che dice: cosa fare se l'emozione è molto forte, come un dolore acuto, e non dà spazio all'emergere del seme della consapevolezza? And what can I do if the emotion is very strong, like a deep pain, and does not allow a deep, like physical pain, or mental pain, I guess, and does not allow the seed of mindfulness to have space to emerge? Mm-hmm. Thank you for this question. Very important. Just saying thank you. Grazie per la domanda, è molto importante. In this case, it's important to bring in some kind of energy that supports us. In questo caso è importante richiamare un qualche tipo di energia che ci possa sostenere. It may not be that we alone can generate the energy of mindfulness, but we might have a friend or a spiritual community that we can ask for support to help us to generate this energy. Potrebbe essere che da soli non riusciamo a generare l'energia di consapevolezza per gestire la situazione, ma potremmo rivolgerci a un amico, a degli amici che ci possono sostenere appunto nel generare l'energia della consapevolezza. It could also be that we call on our ancestors to support us, Potrebbe to hold essere the pain. Che chiamiamo a noi la presenza dei nostri antenati per sostenerci, per aiutarci a tenere questo dolore. It might be that we go to nature. Potrebbe essere che ci rivolgiamo alla natura. Or maybe we invite in chanting, spiritual teachings that help us to have more space for mindfulness to come up. Oppure attraverso il canto, potremmo invitare insegnamenti spirituali a essere vicini a noi per sostenerci. It can be that I lost my thought there. Yeah, it can be that
something from outside can support our mindfulness. A volte può essere anche un elemento dall'esterno a sostenere la nostra consapevolezza. Thank you, Massimo. Grazie Massimo. Marta? How do we know when we are ready to recognize and accept our emotions? Often it seems more affordable and easy to send our attention somewhere else and to try quickly to do something to feel better. Come possiamo sapere se siamo pronti a riconoscere e accettare le nostre emozioni? Forse spesso può sembrare più facile portare la nostra attenzione altrove e cercare di rapidamente fare qualcosa per sentirci meglio. I would probably say sometimes it seems more efficient or easy to send our attention somewhere else. So that's perfectly, there's many tools in the toolbox of mindfulness practice. Sì, io direi che molto spesso è più facile spostare la nostra attenzione altrove. Vorrei ricordare che nel nostro kit di attrezzi, di riparazione, no? La nostra scatola degli attrezzi, ci sono molti attrezzi a noi disponibili per quando ci servono. So the key is learning to choose which tool for which situation. Quindi la chiave è imparare a saper scegliere l'attrezzo giusto per la situazione adeguata. Sometimes it's a matter of moving our attention to something else because we see that we're nurturing something that's not wholesome in us. A volte si tratta di spostare il centro della nostra attenzione altrove perché vediamo che altrimenti stiamo creando qualcosa di non buono in noi. But we don't want to take that wholesome response too far and begin to suppress something that really needs our attention. Ma non vogliamo far sì che questa risposta salutare diventi portata troppo avanti, diventi un modo di sopprimere l'attenzione verso ciò che richiede attenzione. So if we are, like living with our loved ones in a tight situation where we can't leave the home and we keep trying to, distract ourselves from something that's not working well, but then at some point we may explode because we've been suppressing, trying to distract ourselves from this difficult emotion. And then it comes out in a really unhelpful way. Quindi se per esempio stiamo vivendo in uno spazio molto piccolo con i nostri cari e in qualche modo si creano dei meccanismi che ci urtano e noi cerchiamo di evitare il conflitto guardando altrove, però a un certo punto se continuiamo a guardare altrove questi semi, diciamo questa cosa che ci urta alla fine andrà accumulandosi finché non esploderemo, quindi sopprimerla non porta a nulla di buono. So we just need to know, like, when we move our attention to something else, it can be skillful if that emotion doesn't keep growing in us
unconsciously. Quindi quando spostiamo l'attenzione altrove, questo può essere una saggia decisione se quella cosa non continua a crescere in noi, se quella emozione negativa non continua a crescere e a propagarsi dentro di noi. So one way to test that out is to notice the next time it happens, am I more upset or is it about the same or not so bad? Quindi una cosa che possiamo fare è la volta successiva che ci ritroviamo nella stessa situazione, notare se siamo sempre disturbati da essa oppure se non va così male dopo tutto. If it's something we notice is getting stronger, we really need to turn towards it and take care of that emotion so it doesn't explode. Se vediamo che è qualcosa che si sta rinforzando, un'emozione che sta diventando sempre più forte, allora dobbiamo girarci verso di essa e averne cura. So we move to Francesca's question. Francesca chiede: a volte un'emozione può portarmi in una bolla di apatia e depressione, in cui è difficile reagire e che è difficile da scrollarsi di dosso, e mi sembra di dover solo aspettare che passi da sola. Sometimes an emotion brings about apathy and depression to which I cannot reach and cannot shake off. It seems to me I only need to wait for it to pass. Yeah. That's also a very beautiful reflection and noticing of what works in that situation. Anche questa è una bellissima riflessione su ciò che funziona in quella determinata circostanza. The more we resist something, often the stronger it gets. So I really like that you share that if you leave it alone, it passes on its own. Sì, più tendiamo a resistere a una cosa, più a volte si rinforza. Quindi mi piace il fatto che hai condiviso che a volte è proprio necessario lasciarla stare. And I think the one thing we can do also with feelings of apathy and depression is to notice our attitude towards them. E riguardo atteggiamenti di apatia e di depressione, quello che possiamo fare è notare che atteggiamento abbiamo verso di essi. Because even opening to a sense of compassion for the suffering that we're going through, versus I wish this would go away, it can make a big difference. Perché anche aprirsi a un senso di compassione verso allo stato in cui ci sentiamo, al posto di sentire, di provare, ma vorrei tanto che questo se ne andasse, può trasformare la situazione. And I'm not saying that it's easy or that it happens immediately. These things can sometimes take time. Con ciò non vorrei dire che sia facile o che succeda immediatamente. Queste cose spesso hanno bisogno di tempo. But if we can give permission for them to be here and take as long as they need to pass through, it can really transform the situation of conflict or of inner pressure to one of acceptance.
se diamo loro un permesso di essere presente e se gli diamo il tempo di essere manifesti, in qualche modo gli togliamo la pressione di dosso, quindi li trasformiamo questa loro natura. There was a meditation teacher who told a student who came in saying that they had so much fear, just so much fear. Who had so much fear? So there was a meditation teacher was meeting with a student, and the student was reporting that they just had so much fear. Okay. C'era un insegnante di meditazione che mi aveva raccontato l'episodio in cui un suo studente gli aveva raccontato di quanta paura avesse in sé, di quanto viveva la paura. And this meditation teacher said, "Can you allow it to be here?" And I mean, this was like fear from many years of a very deep pattern of fear. E questa, and so the questa era una paura molto radicata che aveva origine in anni e anni di vissuto. E così l'insegnante? The teacher said, "Can you allow this to be here and not have the expectation even that it should ever go away? Can you accept it so much that you don't have even the wish in your mind that it will someday go away?" E così l'insegnante gli chiese, puoi permettere a questa emozione, a questa paura di essere lì con te così com'è e non avere neanche la minima traccia di desiderio o di aspettativa che se ne vada un giorno? It's a really radical question. Like, are we able to make room for these parts of ourselves and know that we can go on with them there? They don't have to go away. È una risposta molto radicale, cioè una domanda molto radicale. È come dire, possiamo dare spazio a queste parti di noi senza desiderare che se ne vadano, semplicemente gli diamo il loro spazio in noi. That we can live with them, right? Perché noi possiamo coabitare con esse. But often the paradox is when we truly accept them and we don't fight them anymore, that's when they pass on their own. I lost the sentence completely. Yeah, when we truly accept them, that the paradox is that they do often pass on their own when we give them full permission to be here. Il paradosso è che quando gli diamo il pieno permesso di essere presenti, allora loro di fatto scompaiono da soli, se ne vanno da soli. Shall we answer? I haven't been tracking the questions, so I'm just going one by one. But shall we go to Troia Deborah next, and then we'll finish after this one? The next one was Laura. I think Troia's came in before that. Laura's Okay. Quando cerchi di dare tanto agli altri, per esempio mia madre, con la quale vivo per adesso, per incoraggiarla e poi ti senti svuotata, cosa puoi fare? When you try to give so much to others, for example, to my mother with whom I'm living at the moment, and I'm trying to encourage her, but then I feel empty. What can I do? I feel emptied out. What can I do? Mm-hmm. So I think when we want to help others, we want to do that with a lot of space. Credo che quando vogliamo aiutare gli altri dobbiamo farlo da un presupposto di grande spazio.
to really check inside that we are free, that whether or not they follow what we want them to do, that we still keep our balance and our happiness. Perché dobbiamo sempre guardarci dentro e controllare che noi siamo liberi e nonostante ciò che gli altri vogliono da noi dobbiamo mantenere questo stato di libertà, di equilibrio, di spazio in noi. So, one way to not get burnt out by trying to help others is to stay nourished ourselves, to really make sure we are taking good care of ourselves. E un modo per non sentirci sovraffatti dagli altri è quello semplicemente di aver buona cura di noi stessi, di nutrire noi stessi innanzitutto. And just approaching your mother without the wish that she change. Anche soltanto avvicinandoti a tua madre senza il desiderio che lei cambi. You can plant the seeds and share your joy with her and nourish the good qualities in her. Puoi piantare i semi e nutrire le buone qualità in lei. And also share your joy with her, your own joy. E condividere la tua gioia con lei. But then giving her space to be as she is. Ma poi lasciandole lo spazio di essere così com'è. Because just like this talk has been about how we can take care of our difficult emotions, it's the same how we deal with people outside of us. Perché così come questo discorso, questo incontro è stato su come gestire le emozioni difficili, questo vale anche con le persone al di fuori di noi, come gestire le persone che a noi sono più difficili. So if we give them even a subconscious message that they're not okay as they are, they will resist that and they won't take our help. Perché se diamo a loro un messaggio, anche se solo subconscio, che non vanno bene così come sono, allora loro immediatamente resisteranno e non prenderanno il nostro aiuto, si chiuderanno al nostro aiuto, alla nostra proposta, alla nostra presenza. So we want to start by accepting them as they are and, nurturing things in them, but leaving the rest to their own, their own unfolding. E così vogliamo accettarli così come sono e nella presenza che ci sanno offrire e lasciare il resto al divenire che loro stessi sceglieranno, così come sarà. And then really taking care of our own happiness, independent from them. E poi avere veramente cura della nostra stessa felicità, indipendentemente da loro. Because if we think that we can only be happy when someone else changes, we'll never be happy. Perché se pensiamo che saremo felici solo quando qualcun altro cambierà, allora non saremo mai felici. So thank you for your wonderful questions, and I really look forward to our time together next week when we can discover together more that's brought up by all these other questions we didn't get to answer and talk about tonight. E quindi grazie per le vostre bellissime domande e continueremo la settimana prossima esplorando appunto tutte le altre domande che sono state poste o tutte quelle che seguiranno per approfondire questo tema assieme. Thank you. Thank you. Grazie a tutti per il vostro ascolto e grazie a Kaira per questo insegnamento su un tema così importante, cruciale, come dimostrano le tante domande che sono state poste. Grazie anche ad Anita per questa traduzione più lunga oggi
siamo andati oltre, e grazie a Margherita che ci ha aiutato con le domande. Thank you all for your listening. Thanks to Kaira for your teaching on such an important topic, as shown by the many questions that have been asked. Thanks to Anita for your translation and to Margherita for helping us with the questions. Nei prossimi giorni, come sempre, riceverete un'email con il link alla registrazione di questo webinar. In the next few days you will receive an email with a link to this webinar recording. Vi diamo appuntamento fin da ora martedì prossimo, sempre alle 16 e collegati sullo stesso ID Zoom di oggi, in cui appunto potremo ascoltare altre risposte da Kaira alle tante domande che sono state poste oggi e che non hanno potuto avere risposta. We will meet again next Tuesday at the same time and on the same Zoom ID, where we can hear Kaira's answers to questions that couldn't be answered today. E come sempre vi ricordiamo infine che questo webinar è offerto in uno spirito di generosità, quindi invitiamo chi può, chi se la sente, di offrire una donazione all'insegnante per sostenerla nel suo operare in questa direzione